Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti dal vostro Luca Talan. Come stas? Come state ragazzi? Allora, prima di iniziare come al solito vi ricordo dell'affiliazione di Gamivo e di Amazon. Quindi Gamivo è una piattaforma videoludica dove trovate dei giochi, abbonamenti, PlayStation Card, tutto quello che volete appunto nel mondo videoludico a dei prezzi veramente stracciati. Inoltre avete visto c'è lo sconto Luca Talan che vi permette di acquistare ancora a prezzo ridotto, mentre Amazon non vi comporta nulla di più, è semplicemente un supporto per il canale che date passando da quel link. Dunque entriamo subito nel vivo del video senza perderci in chiacchiere. Quindi questo video è un video che parlerà delle controformazioni, di come farle. Allora c'è da fare una piccola premessa prima di tutto. La piccola premessa appunto è che bisogna tenere conto intanto che noi in prima battuta ci dobbiamo divertire e dobbiamo giocare come piace a noi. Seconda cosa, è una cosa praticamente da fare secondo me, per come la vedo io, in situazioni estreme. C'è gente che gli piace fare queste cose da inizio partita. Io personalmente lo sconsiglio. Perché? Perché comunque noi dobbiamo partire appunto dal presupposto che dobbiamo innanzitutto trovare piacere noi. Poi c'è anche da fare un'altra considerazione. Se noi sappiamo ad esempio che contro un 4-3-3, ok, messo tutto quanto largo, ad esempio con gli esterni larghi, giochiamo e facciamo fatica sugli esterni, è ovvio che in quel caso adotteremo magari delle misure. Faccio l'ipotesi, allargo i due terzini, i miei due terzini, il terzino sinistro e il terzino destro, li allargo in modo tale da poter mettere in difficoltà lui, magari gli do anche una marcatura stretta, quindi cerco di adottare delle meccaniche di gioco che comunque possano andarli più in contrasto magari, ecco, rispetto a giocare troppo chiusi. Perché? Perché se lui gioca troppo largo ci può mettere in difficoltà dagli esterni, e quindi dobbiamo, ecco, magari anche in base a quello che è il modulo dell'avversario, e questo video appunto è incentrato proprio su quello, cercare di creare una situazione a lui svantaggiosa proprio per come gioca lui, quindi usare praticamente la sua forza, ad esempio quella di giocare largo o giocare tutto stretto. Dobbiamo cercare di metterla in difficoltà e se possiamo usarla addirittura a nostro favore. Però ad esempio se so che contro un 4-3-3 da contropiede riesco a offendere meglio giocando magari tutto stretto piuttosto che tutto largo, farò così. C'è anche da dire che dipende tutto molto dagli stili di gioco dei giocatori, dalle tattiche che abbiamo, da che tipo di giocatori abbiamo. Cioè, se noi usiamo ad esempio il contropiede con tutti i classici numeri 10, faccio l'ipotesi più assurda, o tutti i giocatori registi creativi, o comunque un mix, i giocatori si muoveranno diversamente magari rispetto a mettere delle ali prolifiche piuttosto che magari dei giocatori chiave, eccetera eccetera. Quindi dobbiamo considerare quello. Quindi oggi vedremo 4 metodi ragazzi per fare questo sistema che vi ho detto, e seguite tutto il video, mi raccomando, perché per ultimo c'è un bonus personale che vi voglio dare, una piccola pillola personale appunto riguardo le controformazioni. Quindi mi raccomando, non saltate il video e andate a guardarlo fino alla fine. Allora ragazzi, passiamo agli schemi di gioco, perché poi fondamentalmente è questo quello che ci importa. Il primo metodo che secondo me è opportuno mostrarvi è quello praticamente di usare come fare la controformazione usando lo stesso modulo dell'avversario. Quindi io fondamentalmente andrò qui in cambio formazione e andrò a mettere anche io un 4-3. Dov'è? 4-3-1-2, eccolo qui. Adesso lasciate perdere che magari i giocatori sono fuori posizione, non è così, però che magari trovate Lewandowski in porta. Tralasciando questo fatto, comunque è soltanto adesso per farvi capire come è messo, come sono messe le due squadre. Come potete vedere, questa formazione è una formazione che va proprio a contrasto con quella avversaria. E potrebbe essere questa un'arma a favore ma anche un'arma a sfavore, perché magari ci porta appunto anche a noi stessi a trovare pochi spazi. Però secondo me è il primo metodo, e soprattutto magari in corso d'opera durante la partita è il più facile anche da attuare. Perché? Perché a meno che non troviamo un modulo molto particolare, molto complesso anche da mettere proprio in campo, giocando con dei moduli che sono standard come questo è facile da fare subito. E
Comunque, come potete vedere, è un modulo praticamente fatto, se vogliamo dirla in termini proprio calcistici, fatto di marcatura a uomo. Perché? Perché i miei due attaccanti andranno a sbattere contro i suoi due difensori centrali, il suo trequartista contro il mio mediano, il mio trequartista contro il suo mediano, i centrocampi allo stesso modo, quindi il mio centrocampista di destra contro il suo di sinistra, eccetera eccetera. Quindi allo stesso modo però i suoi due attaccanti saranno comunque in inferiorità numerica contro la mia difesa, che comunque rimane bella posizionata lì a 4. Quindi ragazzi è un modulo questo che ci porta a effettuare un grande pressing, perché comunque, ripeto, uomo su uomo, quindi ogni giocatore avrà un uomo davanti a lui a cui pensare. Ci porta a fare un grande pressing e tante chiusure. Fondamentale però che cosa? Mettere dei giocatori quindi di resistenza, dei giocatori che sappiano bene riconquistare la palla e sappiano ripartire. Ce lo vedo infatti molto bene questo per un contropiede veloce, un contrattacco, quindi moduli che pressano alti, non che lasciano giocare l'avversario, perché altrimenti sarebbe inutile aver messo lo stesso modulo. Il secondo modulo invece io lo chiamo così, cioè non sapevo in realtà come chiamarlo, quindi ho cercato di strutturare una frase. L'ho chiamato uomo negli spazi vuoti. Uomo negli spazi vuoti, niente, era questo, uomo negli spazi vuoti. Quindi ad esempio facciamoci, no, ho sbagliato, cambio formazione, ok? Quindi andiamoci a mettere ad esempio un 3-2-4-1, eccolo qui. Quindi come potete vedere, in questa maniera si va a creare praticamente quella che è una situazione in cui i miei giocatori saranno messi negli spazi lasciati da lui. Quindi lasciamo perdere Lewandowski, che sarà messo al centro dei due difensori centrali, ok? Proprio in maniera dritta, come vedete voi, no? Se tracciate una linea, Lewandowski è proprio in mezzo a Gatti e Bremer della difesa avversaria. Però ad esempio Joao Felix e Lamin, che non so come si chiama, ok, i miei due trequartisti per intenderci, andranno praticamente ad agire ai fianchi di Yildiz in questo caso. Quindi molto interessante, perché comunque si potrebbe andare a creare quella situazione in cui sono in vantaggio numerico e riesco con magari qualche passaggio a giocarmi il primo pressing praticamente avversario. Poi anche le mie due ali praticamente sono messe in modo tale da allargare quelli che sono i buon McKennie e Miretti. Perché? Perché andranno ad agire più larghe, quindi i due centrocampisti centrali in questo caso devono andare a occuparsi di loro. Poi è ovvio che in campo comunque faranno dei movimenti, quindi un po' magari li marcherà Cambiaso e Alexandro, un po' magari Miretti e McKennie, però comunque diciamo che il meccanismo è quello, quindi andrò comunque ad allargare, a cercare di allargare, a posizionarmi in una posizione magari in mezzo a Miretti e Cambiaso, proprio per dar fastidio alla difesa praticamente avversaria. Allo stesso modo praticamente i suoi due attaccanti, quindi lasciamo perdere i due mediani, che comunque mediano e mediano, sì, se vogliamo dirla, comunque loro i CLS e i CLD tenderanno poi in fase di difesa a darmi una mano, quindi in sostanza avrò poi un blocco a 4, no? È come che gioco con 4, un 3-4-3, scusatemi, perché comunque i miei due CL, mettendoli in quelle posizioni in fase di difesa, mi daranno una mano, quindi di conseguenza saranno pronti anche a fare, diciamo, muro davanti a quelli che possono essere poi gli inserimenti di Miretti e di McKennie, perché ricordiamoci, noi in campo non siamo da soli, ma stiamo giocando contro degli avversari che anche loro chiaramente andranno a proporsi e a fare dei movimenti per cercare di mettere noi in difficoltà. Quindi non è solo una cosa a senso unico dal nostro senso verso il suo, ma è una cosa comunque che il mio metodo di gioco andrà comunque poi in qualche modo a scontrarsi contro il suo. Quindi è importante questo. Quindi comunque, come potete vedere, anche a centrocampo siamo in una fase di superiorità numerica, perché supponiamo che comunque McKennie, Miretti e Locatelli salgano in blocco,
che non succede, ma dovesse succedere una cosa del genere, salgono in blocco, comunque ho 4 dei miei centrocampisti pronti a fare da filtro, quindi siamo in superiorità numerica. I suoi 2 attaccanti inoltre sono praticamente coperti da i miei 3 difensori, perché il buon Vlahovic e il buon Milik saranno comunque messi in mezzo a 3 difensori quali Koundé, Araujo e Christensen, quindi avranno sicuramente una vita difficile. Questo diciamo è, ragazzi, tra l'altro, come ho già detto prima nella premessa, bisogna considerare chiaramente che tipo anche poi di stili di gioco hanno i giocatori, perché poi bisogna portare delle accortezze magari con delle marcature o con un difensivo, un linea bassa, eccetera eccetera. Quindi questo diciamo è un discorso in linea chiaramente generale, tralasciando quelle che sono gli stili di gioco, le carte, eccetera eccetera. È ovvio che se gioco contro un possesso palla magari i giocatori mi faranno più determinati movimenti piuttosto che magari andarsi a buttare in profondità, e quindi io dal mio lato andrò ad apportare delle accortezze diverse che magari giocando contro uno che ha invece il contropiede, per intenderci. Quindi questo era comunque il secondo metodo. Questo metodo è utile se si vuole giocare, secondo me, per vie laterali, per passaggio lungo, o comunque in generale anche di contropiede e contrattacco, usando appunto molto i filtranti, molto appunto i passaggi lunghi negli spazi, no, che vengono creati dai nostri giocatori, perché comunque, come potete notare, come di solito appunto le difese a 3 tendono tutte poi a essere improntate a delle formazioni molto offensive. Quindi andiamo avanti con il terzo metodo, ragazzi. È diciamo un po' l'incontrario di questo che abbiamo appena detto, quindi la difesa a uomo e attacco invece io nello spazio. Quindi ad esempio cambiamo modulo e lasciamo ad esempio un 4-1-4-1, ok? Quindi dove avremo praticamente i suoi attaccanti che saranno appunto Vlahovic e Milik sui miei 2 difensori centrali, il mediano sul trequartista, quindi Romeo su Yildiz, e i nostri trequartisti comunque su i suoi centrocampisti. Perché? Perché poi ricordiamoci che comunque i 2 CLS e CLD in qualche maniera, oltre che andare ad attaccare sulle fasce, quindi a rompere le scatole a Cambiase e Alexandro, saranno anche quelli che comunque danno anche una mano al centro, e di conseguenza potrebbero trovarsi spesso a duello contro Miretti e McKennie in questo caso. Quindi si andrebbe comunque a creare una situazione interessante. Perché? Perché questi giocatori, muovendosi in campo, lasceranno anche degli spazi che noi appunto possiamo sfruttare per l'unica punta, in questo caso, che è praticamente Lewandowski messo appunto nello spazio fra Bremer e Gatti, e magari con qualche filtrante, qualche cross, qualche passaggio anche a lui magari sui piedi, però dipende appunto poi da come si evolverà la situazione, no? Quindi anche questo importante, sfruttare magari il passaggio lungo. Perché? Perché comunque, come il modulo di prima, che era un modulo a 3 praticamente in difesa, quindi improntato all'attacco, con i 2 esterni che si propongono in avanti, questo è un po' la stessa identica cosa, solo che abbiamo la difesa a 4 con, anziché 2 mediani, un mediano, dove abbiamo la possibilità di viaggiare bene sulle fasce. Quindi possiamo giocare con questo modulo, ad esempio possiamo giocare molto in verticale, e se siamo bravi, perché no, anche a sfruttare i cross, perché comunque Lewandowski davanti è una bella bestia. Andiamo, ragazzi, all'ultimo metodo, secondo me molto utile, è quello della difesa a uomo nello spazio, per gli amici così conosciuta come marcatura a zona, e invece in attacco siamo uomo su uomo. Quindi usiamo quest'altro modulo, ad esempio mettiamo un 3-2-3-2, eccolo qui. Sto usando, ragazzi, moduli sto usando moduli praticamente base, perché
per non incasinarci, sì, 3-2-3-2, l'ho messo giusto, per non incasinarci troppo la vita con moduli chiaramente particolari, perché poi ci sarebbero da fare tanti altri discorsi lì chiaramente, però non escludo che comunque si possa fare anche usando moduli particolari questo tipo di discorso, cioè dobbiamo in sostanza andare a cercare sceglierci il metodo che a noi ci piace di più e cercare di applicarlo o uomo su uomo o nello spazio, però possiamo anche fare un mix se vogliamo fra questi, ma appunto sono già mixati perché questi ultimi due metodi, scusatemi, sono comunque il mix fra dei primi due fondamentalmente. Quindi la difesa appunto con marcatura zona in sostanza significa che Vlahovic e Milik praticamente sono messi fra, abbiamo detto, i nostri tre centrali. Di conseguenza li marcheremo non proprio a uomo, perché ricordiamoci che comunque Koundé dovrà far fronte come Christensen anche a eventuali scorribande che ci possono essere sulle fasce, e quindi si troverà presente Araujo in mezzo a Vlahovic e Milik. Un po', diciamo, ecco, se ci ricordiamo la Juventus di qualche anno fa di Conte, o comunque anche dei primi tempi di Allegri, che giocava con la difesa 3, con la famosa BBC, no? Con Bonucci, Barzagli e Chiellini, difendevano un po' in questa maniera, quindi anche se c'era un attacco a due punte, diciamo che non c'era mai un marcatore vero e proprio su uno degli attaccanti. Sì, magari certo li buttava più uno rispetto all'altro l'occhio, con Bonucci in quel caso che fungeva un po' più da libero, però ecco, immaginiamoci una situazione simile anche in questo caso, quindi magari con Christensen e Koundé che magari tenderanno, no, il più delle volte comunque a contrastare le due punte avversarie, però comunque anche con Araujo, perché poi se quello anziché andarmi sulla fascia mi si sposta proprio più verso il centro, in quel caso c'è Araujo, quindi non può andarci il Koundé di turno o il Christensen di turno, perché altrimenti si creerebbe uno spazio troppo praticamente sulla fascia dal lato appunto di dove ci stanno attaccando. Quindi il loro praticamente attacco, abbiamo detto praticamente che è, cioè la nostra difesa con il loro attacco praticamente è a zona, mentre i nostri attaccanti, come potete vedere, sono praticamente marcati praticamente a uomo da Gatti e da Bremer. Perché? Perché comunque alla fine loro stanno giocando con una difesa a 4, noi con un attacco a 2, in un caso o in un altro comunque i nostri due attaccanti andranno a sbattersi contro la sua difesa, mentre nelle altre zone di campo, ragazzi, soprattutto nella parte appunto dell'attacco, siamo praticamente anche lì uomo su uomo, perché comunque il buon Locatelli si marcherà il nostro Lamin, in difesa, ripeto, noi siamo sempre invece più a zona, perché comunque Ildiz giocherà al centro fra i nostri due mediani, di conseguenza un po' uno un po' l'altro dovranno marcarlo e così via. Quindi allo stesso modo i due esterni, praticamente anche supponendo di fare una cosa del genere, no? Andandoci a mettere magari De Jong, supponiamo che sia qui come esterno, lasciate perdere overall, stili di gioco e quant'altro, adesso sto dando per simulare, andranno comunque a essere praticamente alla fine della fiera un uomo su uomo, perché Gundogan e De Jong avranno comunque di fronte a sé i rispettivi Cambiaso e Alexandro. Perché comunque gli esterni non tenderanno, magari come abbiamo visto prima con ICL, ad accentrarsi e quindi ad andare a giocare in mezzo a Miretti e Cambiaso e a McKennie ad Alexandro, ma andranno proprio più a giocare sulla fascia, quindi ad andare a sbattersi contro un eventuale terzino avversario. Quindi questo, ragazzi, è fondamentalmente un po' la meccanica di gioco che si andrebbe a creare in campo. Secondo me sono cose da utilizzare a partita in corso, eventualmente da provare, ma bisogna stare attenti perché bisogna appunto saperle regolare bene e saper bilanciare bene il tutto, perché altrimenti, come può essere un'arma molto a nostro favore perché mettiamo in seria difficoltà l'avversario, anche ad esempio in questa maniera non lo lasciamo giocare quindi dal basso, perché
oltre che lui riesce a marcarci uomo a uomo, anche noi riusciamo a pressarlo uomo a uomo e quindi non lo facciamo ragionare. Però dall'altro lato, se non siamo bravi a farlo, ragazzi, con un passaggio ci ha già scavalcato praticamente 4 giocatori e di conseguenza potremo trovarci poi in serie difficoltà nella parte difensiva. Quindi ragazzi, da testare, da provare, allenatevi, provatelo, e questa diciamo che era il tutto. Ora vi dico l'ultima, ragazzi, quindi se fin qua vi sono piaciuto, vi sono stato utile, ditela come vi pare, mi raccomando lasciatemi un bel pollicione all'insù al video e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale. Procediamo al quinto bonus. Creiamo sempre una squadra, ragazzi, bilanciata. Quindi secondo me, a prescindere da tutto, è questo il succo: bisogna creare una squadra sempre bilanciata, una squadra non troppo offensiva e non troppo difensiva, perché ragazzi, credetemi, su questo gioco, e chi di voi appunto non l'ha iniziato ieri ma ci gioca già da diverso tempo lo sa, fare appunto una squadra troppo da un lato troppo dall'altro non serve a nulla, e io appunto ve lo dico per esperienza personale. Non facciamoci prendere da dover a tutti i costi dover vincere, o da dover fare a tutti i costi un determinato modulo, perché ragazzi tanto non serve a niente, ma anche in questo senso qui non facciamoci prendere troppo dalla foga: ah no, ma io devo fare la controformazione perfetta. No ragazzi, sì, è una cosa utile magari da provare, da fare, però prima di tutto pensiamo a mettere una squadra in campo ben schierata e ben messa, perché poi comunque i giocatori variano molto anche in base allo stile. Cioè, ipotesi, se io al posto di De Jong, utilizzando il quarto metodo, metto un attaccante di rientro, il discorso comunque cambia, perché mentre Cambiaso sarà quindi un attimino più libero, no, di ragionare, il mio attaccante di rientro appunto mi fa movimento a rientrare, a volte anche verso il centro, quindi non metterò in seria difficoltà magari a livello di pressing Cambiaso. Questo è un discorso diciamo generico, supponendo che entrambe le squadre abbiano più o meno lo stesso stile di gioco, i giocatori idem, per semplicità, perché altrimenti ragazzi analizzare ogni singola cosa diventerebbe un video di 3 ore, non più di qualche manciata di minuti, insomma. Però quindi non facciamoci prendere dalla foga di dover fare a tutti i costi mettere ad esempio uomo su uomo, perché magari, come vi ho detto, supponiamo che sia tutto uguale, riusciamo a fermare pure l'avversario, ma magari ragazzi non ci divertiamo nemmeno. Cioè magari giocare con una squadra che poi alla fine sì, magari facciamo tanti gol, non facciamo ragionare, ma poi a ogni tiro dell'avversario comunque a ogni contropiede è gol, ragazzi, io sinceramente non so quanto sia utile. Quindi prima di tutto ragazzi, consiglio bonus è: freghiamocene di tutto e divertiamoci. Soprattutto non è utile scopiazzare appunto dagli avversari, troviamo un modulo appunto che sia alla nostra, secondo noi alla nostra portata, poi ovvio dobbiamo fare le giuste modifiche, perché appunto scoppiazzando l'avversario non è detto ragazzi che comunque ci troviamo bene. Aiutiamoci soprattutto con stili di gioco, istruzioni individuali. Trovate i video nel canale ragazzi, quindi mi raccomando andateveli a vedere, perché sono quelle poi fondamentalmente che fanno muovere la nostra squadra, tralasciando lo stile di gioco squadra chiaramente, che cambia da possesso a contropiede e via dicendo. Però importantissime, guardiamoci video sugli stili di gioco, su le passive dei giocatori, quindi sulle istruzioni individuali, trovate tutto ragazzi. Quindi cerchiamo un modulo con il quale abbiamo veramente il piacere di giocare e di divertirci. Poi se in questa maniera riusciamo anche a mettere in crisi l'avversario e non farlo ragionare, non farlo giocare, quindi riusciamo pure a farli gol e ci divertiamo pure, ragazzi, abbiamo fatto bingo. Quindi ragazzi, questi erano i 5 metodi, secondo me, secondo il vostro Catalan, che si potevano utilizzare per fermare appunto gli avversari e fare delle ottime controformazioni. Voi se avete in mente qualche altro metodo, anche qualche cosa di simile, fatemelo sapere nei commenti. Vi ringrazio per essere stati appunto con noi ragazzi, io vi saluto, alla prossima,
Ciao dal vostro Luca Talan, grazie.